Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. In questa lezione vi parlerò di come possiamo creare negli ambienti tridimensionali di Creo Parametric delle viste in sezione, ovvero delle visualizzazioni sezionate del nostro modello tridimensionale che poi potremo anche utilizzare nella messa in tavola per creare delle viste in sezione. Prima di cominciare però vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Per creare le viste in sezione è sufficiente andare nella scheda Vista e scegliere il tasto sezione, che poi in realtà si chiama piano perché è una sezione planare. Sotto questo tasto ricordatevi che comunque abbiamo altre opzioni che sono le sezioni su piani ortogonali ai tre assi principali, quindi l'asse X, l'asse Y e l'asse Z, e la sezione di offset, più altre due funzioni di cui purtroppo non abbiamo tempo di parlare, ma ne parleremo in futuro. Iniziamo però con la sezione piano, che si può anche attivare cliccando su questo tasto più grande immediatamente visibile in questa scheda. Quindi clicchiamo su questa funzione e in realtà con questo comando è sufficiente selezionare un qualsiasi piano del nostro modello o una qualsiasi superficie planare. Può essere ad esempio questa faccia, che è ovviamente una faccia planare, e tra l'altro noi abbiamo poi la possibilità, anche se selezioniamo una faccia del nostro modello solido, di conseguenza non andrà molto probabilmente a tagliare nulla, però noi possiamo decidere di spostarci parallelamente e quindi di definire un piano di sezione che sia un offset rispetto alla faccia iniziale, appunto trascinando questa freccia e quindi cambiando quel valore dimensionale, questa quota che possiamo ovviamente anche cambiare semplicemente digitando un valore, come in questo caso. Ma possiamo tranquillamente, e in genere conviene farlo, possiamo tranquillamente selezionare un piano, di conseguenza anche in questo modo riusciamo a fare abbastanza velocemente una sezione. Lo strumento di sezione in realtà viene anche utile non solo per creare appunto delle viste sezionate, ma può essere anche utile per fare una rapida analisi della geometria del nostro modello per vedere se ci sono delle anomalie al suo interno, delle zone vuote che magari non ci aspettiamo, piuttosto che delle cuspidi o delle geometrie che potrebbero poi darci dei problemi sia nella realizzabilità del pezzo stesso, sia a livello CAD di rappresentazione. Oltre a poter trascinare questa freccia, di conseguenza creare una sezione dinamica che si sposta parallelamente al primo piano che abbiamo scelto, possiamo anche cliccare su trascinatore 3D che consente di fare la stessa cosa, però in tutte le direzioni. Addirittura possiamo ruotare il piano di sezione in tutte e tre le direzioni possibili, come in questo caso, e possiamo anche traslarlo nelle varie direzioni usando anche le altre frecce. In più possiamo applicare alcuni effetti grafici, come ad esempio la possibilità di mostrare una campitura o addirittura anche la possibilità di cambiare colore all'area sezionata. In più, un'altra cosa che viene comoda, soprattutto se vogliamo fare un discorso di analisi visiva mediante una sezione dinamica del nostro modello, possiamo attivare questa visualizzazione ausiliaria che ci consente di vedere in una finestra separata appunto il piano di sezione e quindi che si aggiorna dinamicamente, di conseguenza mi consente di fare questo tipo di discorso. Disattiviamo il trascinatore 3D, scegliamo però di fare una sezione, vediamo, a 0, manteniamo la campitura, manteniamo la colorazione, la finestra ausiliaria se vogliamo la possiamo chiudere, spengiamo i piani semplicemente per non complicare troppo la visualizzazione. Ovviamente una volta che la sezione che abbiamo fatto ci piace, la vogliamo salvare, la vogliamo mantenere perché poi pensiamo anche di utilizzarla sulla messa in tavola finale o pensiamo di utilizzarla ogni qualvolta riapriremo questo file per poter mostrare una sezione significativa del modello,
allora è sufficiente confermare. Confermando appunto quella sezione viene creata con un nome di default in fondo all'albero del modello, nel cosiddetto piedi pagina, quindi ai piedi dell'albero del modello. Questa sezione presenterà appunto il suo nome di default che in realtà, se vogliamo, possiamo cambiare facendo tasto destro rinomina. La sezione rimarrà attiva e il fatto che è attiva lo vediamo sia appunto visivamente nella finestra grafica perché appunto vediamo il modello sezionato, ma anche dal fatto che c'è questa stellina verde in corrispondenza della sezione stessa. Questa stellina verde sta a indicare appunto che la sezione è attiva. È sufficiente selezionare la sezione e nella mini toolbar andare a scegliere disattiva. In questo caso avremo anche ancora attiva la visualizzazione della campitura perché l'ho attivata prima quando ho fatto la sezione, anche questa si può disattivare sempre nella mini toolbar tramite questo tasto qui. Ok, come vi dicevo, possiamo rinominare la sezione. Io vi consiglio vivamente, quando create delle sezioni e pensate di utilizzarle poi nella messa in tavola finale, di dargli dei nomi con delle lettere A, B, C, D e così via, perché appunto poi queste lettere verranno utilizzate correttamente nella messa in tavola finale. Andiamo a fare una seconda sezione perché voglio mostrarvi anche altri aspetti, quindi attivo il comando sezione planare, scelgo l'altro piano, quindi questo qui. Posso anche decidere di non volere nessuna quota di offset e quindi ad esempio posso andare su offset su questo menu e scegliere passante. In questo modo non ci saranno quote da poter gestire. Una cosa che posso fare, se me lo ricordo anche prima di confermare la sezione, è andare su proprietà e cambiare da qui il nome della sezione. In questo caso gli do la seconda lettera disponibile dell'alfabeto da un invio e confermo. In questo modo ho creato questa seconda sezione. Le sezioni le posso modificare come se fossero delle feature, quindi posso fare modifica definizione, rientrare nel comando e fare eventuali correzioni o eventuali modifiche. Ad esempio in questo caso direi che applico un colore che vi consiglio ovviamente di fare perché quantomeno rende la sezione più comprensibile e di conseguenza possiamo confermare. Ovviamente lo strumento di sezione funziona in tutti gli ambienti 3D, come dicevo all'inizio di questo video, quindi nelle parti di lamiera, ma anche negli assiemi. In effetti ho preparato già un esempio, che è il classico cubo che abbiamo già visto in alcuni esercizi, perché anche sugli assiemi possiamo ovviamente applicare la stessa metodologia per fare delle sezioni. Tanto più che negli assiemi il comando sezione è immediatamente visibile nella prima scheda, ovvero nella scheda modello che normalmente è quella che utilizziamo più spesso. E l'assieme devo dire che la sezione è uno strumento ulteriore di analisi dell'assieme stesso perché ci consente di fare una cosa che adesso vi mostrerò. Quindi ho attivato la sezione, scelgo un piano di sezione e qui posso fare le stesse cose che abbiamo visto prima, ad esempio attivare un'eventuale campitura, cambiare la colorazione, magari scegliamo una colorazione di questo tipo. Forse l'avete già notato, una cosa che posso utilizzare è il controllo di interferenza. Infatti noterete che in questa zona c'è un'area rossa perché il controllo di interferenza io lo tengo sempre attivo sulle sezioni e questo fa sì che io posso controllare tramite una sezione dinamica se ci sono interferenze nel mio modello. Ovviamente questo è comodo quando io già prevedo che in alcune zone ci possano essere delle interferenze perché
Poi i componenti sono un pochettino critici, sono un pochettino al limite, quindi voglio essere sicuro che non ci siano interferenze e quindi le controllo in questo modo. Comunque, quando vado a fare una sezione di assieme, sotto opzioni ho appunto la possibilità di flaggare la voce mostra interferenza. Tra l'altro c'è la possibilità di scegliere tra le parti, quindi tra i componenti, ma anche tra i corpi. Ovviamente posso anche cambiare il colore dell'interferenza che eventualmente lui va a trovare, ma in questo caso questo aspetto mi interessa meno. Altro aspetto che poi vi volevo mostrare è che ovviamente negli assiemi posso decidere sotto la scheda modello, sotto il menu modelli, scusatemi, posso decidere se sezionare tutto l'assieme senza escludere nessun componente, oppure posso decidere se voglio escludere alcuni componenti. In questo caso basta attivare questa voce, escludi elementi selezionati e quindi posso andare a selezionare ad esempio questo elemento in modo tale che non venga sezionato, così come vediamo questo elemento in modo tale che questo non venga selezionato. Ovviamente se ne voglio selezionare più di uno, bisogna selezionarli con il control. E questo è un altro aspetto, quindi ovviamente il fatto di aver escluso questi componenti nella vista sezionata in assieme fa sì che quando vado a fare la messa in tavola di questo oggetto, quei componenti, se utilizzo questa sezione, non verranno sezionati, ma verranno mostrati per intero e questo normalmente è comodo, magari su componenti come possono essere gli alberi, gli assi, le viti e alcuni elementi di accoppiamento che molto spesso vengono mostrati interi anche se la vista è sezionata. Anche qui ovviamente, come abbiamo visto, anche sulle parti posso cambiare il nome della sezione, ma lo posso poi anche cambiare in un secondo momento. Anche qui ho la visualizzazione ausiliaria, ad esempio gli dico di includere tutti gli elementi e anche nella visualizzazione ausiliaria viene mostrata, come si può vedere da qui, quella che è l'interferenza. Ok, poi ho altre possibilità, direi che per mostrarvele ritorno nel modello di prima. Ovviamente, come vedete, posso creare più sezioni all'interno del mio stesso modello, perché appunto potrebbero servirmi più viste sezionate anche nella messa in tavola, magari per concentrarmi su zone diverse del mio modello. Altra sezione che sicuramente si può utilizzare abbastanza di frequente è la sezione offset. La sezione offset semplicemente è uno strumento che ci consente di sezionare il modello attraversando però più zone su piani differenti. Quindi la sezione offset è il comando che consente di creare quelle sezioni su piani concorrenti o su piani sfalsati che possiamo trovare descritte su un libro di disegno tecnico meccanico. La sezione di offset sostanzialmente si basa su uno sketch, ovvero attivandola andiamo a selezionare un piano che poi sarà un piano di sketch e in questo caso io posso andare a fare, adesso qui faccio un esempio abbastanza semplice, direi che vado a fare una linea che fa così, quindi si avvicina a quest'asse qui e poi scende verticalmente. Per far sì che passi esattamente per quell'asse, metto un vincolo di coincidenza tra questa linea e l'asse stesso, così noteremo che adesso c'è questo tipo di allineamento. Confermo lo sketch e vedrete che lui è andato a fare una sezione su piani concorrenti, quindi che convergono su un asse. Anche questa sezione la posso rinominare prima ancora di confermarla, in questo caso gli do una lettera C, faccio un invio e confermo.
E ovviamente le sezioni di offset hanno una loro simbologia differente dalle altre e me le trovo anche queste nell'albero delle sezioni in fondo all'albero del modello. Ok, direi che abbiamo detto tutto il necessario, ovviamente per utenti alle prime armi, per quanto riguarda le sezioni. Vedrò successivamente di fare ulteriori approfondimenti se lo riterrò necessario. Ok, vi do un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima lezione.